Amici rossoneri, è il momento di scendere in campo, perché è tornato il Fanta dei milanisti. In palio ogni giornata ci sono maglie ufficiali del Milan, buoni Amazon da 100 euro e, tra i premi finali, iPhone 16, MacBook Pro 14 pollici e molto altro. 270 crediti per la rosa, mercato sempre aperto, ma soprattutto solo milanisti. Sfida gli speaker di Radio Rossonera e gli altri ascoltatori. L'iscrizione costa solo 19,99 € per tutta la stagione. Vai su fantalgoritmo.it/Radio Rossonera e affrettati, perché in caso di spareggio vince chi si è iscritto prima. È lunedì 11 agosto 2025, siamo tornati con obbligo di riscatto. Buongiorno a tutti da parte di Enrico Boiani e saluto già, lo vedete, non sappiamo bene di preciso dove si trovi, ma è sempre con noi il direttore Simone Cristau. Ciao Simo. Ciao a tutti, vi saluto oggi dal Wyoming direttamente, credo. Perfetto, vabbè, salutaci allora Aldo, Giovanni e Giacomo che sono finiti lì. Scherzi a parte ragazzi, come sempre non so in questa settimana in cui sono stato totalmente assente se l'hanno fatto, soprattutto Simo se l'ha fatto, ma vi chiedo i like, quindi immagino che il direttore sia stato un po' timido, torno io e torno a chiederveli, quindi mettete like a questo video, cliccate il su del mi piace, arriviamo almeno a 1500, sarebbe pazzesco, quindi mettete il like, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto perché è totalmente gratuito e ci aiuta tanto e il 30% di voi non è iscritto. Abbonatevi se vi va, 2,99 al mese per supportarci anche e farci andare avanti economicamente e commentate qua sotto dicendoci la vostra, Simo, soprattutto su quello che è il colpo di queste ore di fatto, perché il Milan, per chi se lo fosse perso, vende Malik Thiaw al Newcastle, era una cifra intorno ai 40 milioni, bonus più, bonus meno, insomma, di queste cifre si parla, e per sostituirlo non va da Giovanni Leoni e al Parma, non va dalla Fiorentina per Comuzzo, va dal Genoa per De Winter, il difensore belga che anche qui per una cifra intorno ai 20 milioni, bonus più, bonus meno, facile, difficile, eccetera, eccetera, arriva De Winter e prima di farti commentare, Simo, faccio vedere anche la conferma di l'Here We Go classico di Fabrizio Romano, è stata trovata l'intesa, il pacchetto intorno ai 20 milioni, visite mediche a Milano nei primi giorni di questa settimana, De Winter che firmerà un contratto lungo con il Milan. Ti chiedo sia insomma cosa ne pensi, sia un pochino il punto di questi ultimi giorni di mercato del Milan. Tutto è gravità. In realtà facciamo un passo indietro. Ci eravamo messi un po' di bocca buona per quanto riguarda, ma in realtà ci mancherebbe solo più o meno la punta, pensiamo alla punta adesso. Invece in realtà questa offerta scritta, definitiva del Newcastle, dopo che c'erano stati i primi abboccamenti la settimana prima, è arrivata per una cifra consistente, perché è inutile negarlo, insomma 40 milioni per Malik Thiaw è una cifra parecchio consistente. Non sto troppo a commentare la cifra perché diciamo così, ciao, 40 milioni può anche partire, non ne faccio un dramma, nel senso è una cifra buona, una cifra forse anche ottima per il calciatore che è, tant'è che quando vi dicevamo giugno, guardate che 25 dal Como, no, non ha senso, così come non ha senso accettarle in gennaio. Poi a un certo punto questa offerta è arrivata, il Milan ha accettato e tutti si pensava, vabbè, parte Malik Thiaw, arriverà un giocatore magari un pochino più consistente, non che con i De Winter non lo sia, tanto mio parere molto molto personale, non mi dispiace nemmeno con i De Winter, è un buon giocatore, peraltro era seguito anche da altre squadre non troppo distanti da noi. Poi il problema grosso sta sempre nel capire, diciamo così, il livello, diciamo, a cui è arrivato il Milan, non tanto il giocatore singolo caso per caso.
Cioè, se parte un giocatore a 40 come Malik Chow e prendi un giocatore a 20 come De Winter, non è tanto vendere a 40 e comprare a 20 il problema. Il problema è comprare un giocatore che viene qui dal Genoa, devi in parte formare tu, devi in parte capire come si ambienta arrivando dal Genoa, non sai se lo puoi schierare fin da subito da titolare perché comunque avrà bisogno di un periodo di adattamento, ma non perché che so, ha giocato 10 anni al Real Madrid, perché invece è un ragazzo giovane che ancora ha bisogno di... Quindi il pericolo, tra virgolette, Henry, è che si diventi, diciamo così, non ti dico una stazione di passaggio, però quasi, perché se ogni volta che vendi a 40 e compri a 20, poi quello da 20 magari performa anche bene, 1, 2 anni e poi va via. E riparti, perché l'offerta a 40 per Ciao è irrinunciabile, quella da 40 per De Winter è irrinunciabile, probabilmente sì tra un anno. E che si fa? Si riparte? E questo è il problema di fondo, cioè che il lato sportivo arriva sempre un pizzico dopo. Il punto però, Simo, è che le alternative di fatto erano queste, sono sempre state queste, cioè non è qua se non una mezza voce di Jim City, che anche lì, cioè, parliamo di Jim City, non di Ruben Dias, come difensore un po' più di esperienza, un po' più attempato, un po' più appunto esperto, no? Con più stagioni alle spalle, più esperienza. Tutti gli altri nomi per sostituire Malik Chow erano difensori molto giovani, con poca esperienza alle spalle, 1 o 2 anni di Serie A. Forse tra questi De Winter è quello che ne ha di più, perché comunque ha esordito con la Juve, ha fatto Sì, per comunque... paradosso sì. Per paradosso è quello più esperto del trio Mm-mm. di cui si parlava in questi giorni, cioè Comuzzo, Leoni e De Winter, e però sì, cioè, forse ci si poteva aspettare un centrale un pochino più con la pelle dura, ecco, però nella speranza che De Winter lo diventi in poco tempo, rapidamente, anche perché, insomma, poi lasciamo perdere un pochino quello che è successo, lasciamo perdere come è andata i primi 20 minuti abbastanza complicati del Milan contro il Chelsea, però insomma difensivamente forse un nome un pochino più, ecco, un pochino più esperto, un pochino più stagionato poteva far comodo in una batteria che ha Pavlovic, un ragazzo relativamente giovane, Tomori che adesso dovrà fare l'esperto del gruppo insieme a Matteo Gabbia, e si aggiunge De Winter, ecco. Forse cambia troppo poco, mi verrebbe da dire. Sì, in realtà, ecco, dal punto di vista sportivo abbiamo migliorato o peggiorato, perché poi onestamente dovrebbe interessarci questo, più che ci sono entrati 20 milioni in più e meno nel differenziale tra uscita e entrata, tra Ciao e De Winter, del tipo, ma domani mattina inizia il campionato, siamo più forti o più scarsi, proprio detto da Bar? Perché in teoria dovrebbe Per essere me questa forse sei lì. cioè l'interesse nostro e del Milan stesso dovrebbe essere questo, del tipo ho migliorato la mia difesa, sì, no, se la risposta è sì, bene, se la risposta è no, male, molto semplice la questione. E hai fatto il nome di Jim City, e nei prossimi giorni capiremo se il Milan va su Jim City, si vira a 3 senza se e senza ma. Se invece viene confermata la chiusura di Atecame, allora a quel punto probabilmente si va davvero a 4-4 no, magari 4-3, però insomma la difesa 3 diventerebbe molto più complicata da dover fare perché il numero dei centrali resterebbe soltanto 4 e peraltro l'unico che sa fare realmente il centrale in mezzo ai 3 è Matteo Gabbia, quindi perché Pavlovic, Tomori, neanche De Winter. Quindi se invece prendi Jim City, che l'Atalanta ad esempio quel ruolo l'ha fatto, perché si divideva tra il centrale e il centrodestra, lo so perché l'ho avuto 4 anni al Fantasy consecutivi, quindi non vi azzardate a prenderlo perché mi serve anche il prossimo, ma capiamo subito se ad esempio si gioca a 3 o a 4. Io a questo punto, se proprio devo dirti la mia, spero che arrivi Jim City più che a Tecamo, perché tanto il livello forse anche meglio, e si vira a 3 con a destra Salmacher e Jimenez e siamo a posto. Ci potrebbe stare, anche perché gli stessi De Winter, magari Tomori, anche Pavlovic dall'altra parte, forse quasi più come braccetti, no? Piuttosto che Sì. come centrale a 4, anche se ovviamente Tomori l'ha fatto, però potrebbe essere uno spunto. Sarà felice Max Allegri, Simo, che oggi compie gli anni, quindi facciamo tanti Sì. auguri
a Max, che insomma per Ciao si era speso e non poco per la sua permanenza, e anche ieri lo ha ribadito dopo la partita contro il Chelsea, ma ha anche poi aggiunto: questo è il mercato, non è che ci si può far tanto, ecco. Però forse sarebbe stato l'ultimo dei 4 centrali che avrebbe venduto lui. Quello poco ma sicuro. Poi insomma, se la questione è soprattutto legata al rinnovo alla sua partenza, rimando all'editoriale, perché c'è qualcosa da dire di un pochino più profondo, e visto che dobbiamo ancora parlare di attacco e quant'altro, mi taccio. Ecco, facciamo un po' il punto sulle altre trattative. Abbiamo detto a Tekame si aspetta un affondo decisivo, se sarà la chiusura della trattativa di fatto, perché c'è stato già un primo no e il Milan magari con un secondo rilancio può chiudere la questione, ma aspettiamo di capire se ci saranno delle valutazioni anche con i soldi di Ciao, per magari virare a 3, quindi andare più su un centrale, un altro centrale, piuttosto che un terzino destro, come dicevamo prima. A centrocampo direi che siamo a posto, da definire Bondola, l'uscita, da definire Musa, perché bisogna capire dove andrà, cosa farà. È un altro giocatore che ad Allegri un pochino lo sta convincendo, quindi però sembra Però che stiano l'offerta arrivando. c'è, l'offerta del Nottingham c'è. Esatto, qui volevo arrivare. Quindi bisogna capire anche lì che si fa, che non si fa con Yunus Musa, contando che Yashari ha esordito e molto bene contro il Leeds. Ieri ha esordito Modric, ieri ha segnato Fofana contro il Chelsea in 10 uomini. C'è Schick, c'è Ricci, che è un altro, insomma, centrocampo bisogna fare dei ragionamenti anche con questa offerta arrivata per Yunus Musa. E poi rimane sempre la questione attacco. Prima di venire da te, sia su Musa che sull'attacco, bisogna dare anche qui un ultimo aggiornamento, perché Alvaro Morata ormai è di fatto un giocatore del Como. È stato interrotto il prestito, come dicevamo, ti ricordi Simo, un po' di mesi fa, Sì. pagando una, tra virgolette, multa o un permesso di uscita dal prestito al Galatasaray, e quindi Morata ormai è un giocatore del Como. Santi Jimenez è tornato con un gol, però per ora qui ci fermiamo per l'attacco. Qui sì, perché come detto, in teoria il Milan si era un po' messo nell'ottica anche di fare i pensieri giusti per la punta, e visto che siamo arrivati intorno alla metà del mese di agosto, oggi è l'11 mi pare, Sì. bisogna farli per forza, cioè non è che possiamo troppo rimandarli, tra 20 giorni è finito il mercato. Siamo sempre un po' fermi qui, un po' alla volontà di Højlund, che insomma tutta questa volontà spasmodica di andare via non ce l'ha. Poi anche lui dovrà capire, e noi di conseguenza, se ci sarà spazio allo United o meno, perché se non c'è spazio è inutile che resta con 3 punte. E noi non disdegniamo il fatto che comunque un giocatore possa venire via in prestito sì oneroso, ma con diritto, che quindi ti permette di avere un peso dell'operazione ben differente anche dal punto di vista dell'ingaggio, perché prende 4. Non è l'ingaggio di Vlahovic, non è nemmeno l'ingaggio dimezzato di Vlahovic, non è nemmeno lontanamente la spesa del cartellino di Vlahovic, e quindi economicamente capite che ha della convenienza questa operazione. Poi insomma, per ora il Milan deve prima di tutto chiudere la difesa, capire quanti soldi ha in tasca, se accetta l'operazione Yunus Musa con il Nottingham, e sono tra i 25 più bonus, sfiorando quasi 30, che non so cosa stiamo aspettando in questo caso onestamente, con So tutto cosa stia il bene. Onestamente, cioè Otare e Mago che raccoglie 70, perché scherzi a parte ragazzi, 70 milioni tra Ciao e Musa con la stagione appena trascorsa, non so chi l'avrebbe mai immaginato. No, è saper fare, quello assolutamente sì. Poi io spero che al buon Igli gli si dia la possibilità anche di avere dei soldi in tasca, perché se invece li dobbiamo mettere da parte perché non ci sono gli introiti UEFA e quindi una buona parte non vengono toccati, è bravo a vendere, ma a comprare Non può, tu dici. Va bene Simo, siamo arrivati in chiusura con questo obbligo di riscatto,
non scappate, non andate via, so che sarete in spiaggia, so che sarete in montagna, in campeggio, dovunque voi siate in queste ferie di agosto che tra l'altro per me soprattutto stanno anche quasi arrivando alla conclusione, quindi è un peccato importante, ma voi continuate a seguirci con l'editoriale oggi del direttore che arriverà, e poi domani si riparte con Obbligo, tutti gli altri appuntamenti, via via ci fermiamo nel weekend, anzi non nel weekend, la giornata di Ferragosto, e poi ripartiamo perché, direttore, si torna a giocare in questa settimana. Inizia ufficialmente la stagione del Milan, domenica sera, Milan-Bari a San Siro. Grazie Henry, ciao, salutami San Siro la prossima weekend, ma tanto ci sentiremo tutti i giorni, quindi a dopo, ciao. Amici rossoneri, è il momento di scendere in campo, perché è tornato il Fanta dei milanisti. In palio ogni giornata ci sono maglie ufficiali del Milan, buoni Amazon da 100 euro e, tra i premi finali, iPhone 16, MacBook Pro 14 pollici e molto altro. 270 crediti per la rosa, mercato sempre aperto, ma soprattutto solo milanisti. Sfida gli speaker di Radio Rossonera e gli altri ascoltatori. L'iscrizione costa solo 19,99 € per tutta la stagione. Vai su fantalgoritmo.it/Radio Rossonera e affrettati, perché in caso di spareggio vince chi si è iscritto prima.